Ciao a tutti amici del laboratorio artistico, io sono Carla. Oggi volevo provare con voi un mio nuovo acquisto, cioè questo. Questi sono pennarelli acquerellabili della Fibra Color. Non li ho mai usati, li ho acquistati da pochissimo per i miei laboratori. Eccoli qua, li provo oggi con voi per la prima volta. Vediamo un po' come funzionano. Allora, per la mia prima prova ho preso un foglio abbastanza spesso, un cartoncino liscio. Allora, il pennarello comincio col blu, con un colore scuro così almeno si vede bene, si stende abbastanza bene, quindi ha una bella punta appuntita che ci aiuta a stenderlo. Prendendo un po' d'acqua, io direi che l'effetto acquarello è molto interessante. Come vedete qua sotto su questo foglio c'era già un acquerello, una prova di acquerello. Allora, a differenza dell'acquarello tradizionale, i colori sono molto forti, come vedete. Questo può essere un effetto molto interessante che ci può far amare questo tipo di colore rispetto all'acquarello tradizionale, che invece è sempre abbastanza tenue, abbastanza leggero. Adesso proviamo a fare una sfumatura. Prendendo dei colori caldi io li sovrappongo e poi proverò a stendere dell'acqua a vedere se si sciolgono uno nell'altro e se fanno una bella sfumatura tipo acquarello. La sfumatura è interessante, adesso voglio provare se... no, non funziona, sull'acqua non funziona, quindi io avevo il foglio bagnato e come vedete il viola, questo viola che poi sembra di più un blu, non ha fatto nessun segno, mentre invece colora benissimo sul foglio asciutto. Adesso voglio provare a fare una sfumatura in contrasto utilizzando due colori molto diversi e provando a sfumarli uno nell'altro. Adesso voglio provarlo su questo foglio d'acquerello, quindi ruvido, sul quale ho già fatto una base di acquerello tradizionale sfumato. Ho fatto, diciamo, uno schizzo, ecco qui, adesso vado a metterci un po' d'acqua e direi che il risultato è molto interessante. Soprattutto mi viene da dire che potrebbe essere utile per chi, non essendo tanto abituato al pennello, ha difficoltà a fare dei particolari con il pennello, mentre invece la punta del pennarello è più facile da usare. L'altra caratteristica del pennarello è quella di essere molto più intenso dell'acquarello, quindi direi che come tecnica mista è da sperimentare, è veramente interessante. E adesso vi faccio vedere al volo come ho colorato uno dei miei mandala, uno dei mandala del mio libro. Nella fattispecie oggi voglio colorare il fiore di loto, che è il mandala sul quale si fa la meditazione per la realizzazione. Io, come vedete, ho cominciato con un colore chiaro e comincerò a stendere un po' di colore lasciando delle parti bianche, perché voglio vedere come si sfuma questo colore con l'acqua. Ovviamente se io riempio tutto non riuscirò ad avere lo spazio per stendere l'acqua e quindi per fare delle sfumature interessanti tipo acquerello. Ecco qua, io sto cominciando a stendere l'acqua, mi sembra che questi colori siano veramente molto interessanti. Si riesce a rendere un effetto di acquarello però molto intenso, quindi proprio la differenza con l'acquarello tradizionale mi sembra di capire che è questa, e cioè che noi possiamo ottenere degli effetti molto brillanti che non sempre sono facili da ottenere con gli acquarelli tradizionali.
In più sono secondo me consigliatissimi sia per i bambini che per le persone che non hanno molta dimestichezza con i pennelli, perché è veramente molto più facile da stendere rispetto all'acquarello tradizionale. Mentre stendo gli altri colori con i Fibracolor qui acquerellabili, sempre lasciando dello spazio per l'acqua, quindi lasciando degli spazi bianchi, vi vorrei dire una piccola curiosità sul fiore di loto, che non so se sapete. Il fiore di loto viene utilizzato tradizionalmente per fare meditazioni in Oriente, perché è un fiore che nasce nelle paludi, quindi è un fiore in genere candido o comunque o bianco o rosa chiaro, quindi simbolo di purezza, che però nasce in posti sporchi, brutti. E perciò è simbolo della realizzazione, dell'illuminazione, della riuscita sia materiale che spirituale, perché riesce in un ambiente in cui diciamo c'è solo fango a essere bellissimo e puro. Questo fiore viene in Oriente infatti chiamato il fiore dei mille petali e utilizzato in tanti ambiti sacri, quindi è un fiore legato sia alla religione che alla spiritualità in generale. Per questo io non potevo non includerlo nel mio libro di meditazioni mandala, di meditazioni pratiche dipinte sul mandala. La nostra prova di pennarelli acquerellabili secondo me sta andando alla grande. Come vedete io ho fatto diversi tipi di righe, di macchie anche con i pennarelli proprio per provare. Vi ricordo che questa carta qua è una carta liscia, quindi molto adatta ai pennarelli, che però si rivela anche abbastanza adatta per l'acqua, insomma. Io ho fatto stampare il libro con una carta abbastanza spessa proprio per questa ragione, perché volevo che tutti avessero la possibilità anche eventualmente di usare l'acquarello. Questi pennarelli sono assolutamente promossi e nel frattempo io vi ricordo che potete acquistare, se lo volete, il libro con i miei mandala da colorare, dove trovate questo e altri mandala per fare una meditazione pratica molto molto semplice, divertente e rilassante. E vi ricordo anche, se volete, potete guardare il mio sito nel quale ci sono informazioni su questo nuovo corso di arte e immagine online in PDF e video. Ciao a tutti, alla prossima!